Nemmeno 4 mesi fa, la vita e la storia di un popolo fra i più illustri del mondo apparvero bruttati per sempre da un livido peso di vergogna, di morale miseria, di tradimento. Sì, no, non è stato mica il fine della guerra. La guerra è finita poi nel 1945, insomma. Senz'altro non si sono comportati molto bene perché non hanno dato nessuna disposizione. Nessun reparto aveva delle cose, delle disposizioni. Ognuno ha ragionato in un certo senso. Io l'unico modo affinché la mia città rimanesse italiana è che vincessero quelli di su, insomma. Questa frase l'ho detto anche quando sono tornato dalla prigionia al distretto, che mi hanno interrogato, mi hanno anche degradato perché così, perché non mi sono pentito. La Repubblica Sociale, insomma, era la continuazione di quello che avevamo fatto. Abbiamo cominciato a combattere con i tedeschi e dovevamo continuare, mica si poteva cambiare bandiera. E io mi sono presentato lì alla 10ª Mass e ho voluto combattere ancora per, insomma, cercare di evitare l'invasione degli alleati in Italia, li chiamano alleati in Italia, che per noi erano i nostri nemici, insomma, sempre stati, insomma, dall'inizio della guerra. Il rapporto con i tedeschi, siccome gli ordini per le missioni venivano trattati dai nostri comandanti con un comando anche tedesco, senz'altro, no? Direttamente non l'avevamo noi, l'avevano i nostri superiori, Cecacci e Buttazzoni, quelli là, ma io mi sono trovato che in una pattuglia mentre ero ancora in centro di una pattuglia tedesca mi aveva fermato, ho tirato fuori la mia tessera, quando hanno visto la mia tessera non capisco perché, mi hanno salutato e si sono messi sull'attenti, si vede che avevamo una tessera particolare che ci faceva riconoscere come degli ottimi soldati loro. I contatti con gli amici, con i nemici li ho avuti nella prigionia, quando sono stato fatto prigioniero, che mi hanno portato, siccome eravamo truppe speciali, ci hanno portato a Cinecittà, Roma, dove siamo stati interrogati da un capitano inglese che parlava l'italiano meglio di me, insomma, doveva essere di Malta forse, e lì, insomma, dopo i discorsi che avevamo fatto ci hanno ammirato per il nostro valore, perché quando hanno detto, mi avevano chiesto anche cosa prendevo a fare quelle azioni, perché gli inglesi avevano il sospetto che chi faceva quelle azioni lì era senz'altro pagato. Noi eravamo pagati come normali militari. C'era 2000, mi sembra, l'indennità di guerra quando eravamo in zona di operazione, oltre lo stipendio delle 500 lire o 400 lire, per dire, non c'è niente di più. Non ci potevano credere, non ci volevano credere. E noi le azioni le facevamo dietro le linee, in divisa, perciò ci muovevamo di notte, per dire, poi ci nascondevamo se si rimaneva lì e lì negli interrogatori sapevano più loro di quello che sapevo io, perché come si diceva all'inizio, noi eravamo
dei reparti, però non conoscevamo gli altri reparti nostri, assolutamente. Perciò lì quando mi trovavo nell'interrogatorio mi chiedevano se conoscevo un tale, un tal'altro, che erano altre squadre, ma di cui io non avevo mai visto nessuno. L'ultima prigionia dove sono finito è stato lì a Miramare di Rimini. Solo che ogni giorno liberavano delle persone e io non so, dopo le varie fughe che ho fatto prima, non fuggivo più e dico ormai è meglio che esca pulito fuori dalla prigionia, normalmente. E sono passati così 2 anni che ho fatto ancora di prigionia dopo la guerra. Sono uscito dalla prigionia, ho chiuso quasi il campo prima delle elezioni del 48. Io sono finito nel 47, fine 47 circa, nel 47 a metà anno sono tornato dalla prigionia, mentre tutti quelli presi ancora a Coltano erano già a casa da tempo. Si vede che avevamo la cartella negativa per le varie fughe fatte prima, che abbiamo dato fastidio dei comandanti di campo, mantenuto lì fino all'ultimo. Tornando a casa, sì, al distretto, non so se era il colonnello che so io, ci hanno interrogato appunto mi hanno detto per via del doppio giuramento sono stato chiamato a rispondere se mi pentivo di quello che avevo fatto. Io ho detto assolutamente non mi pento, è l'unico modo che l'unico modo che la mia città rimanesse italiana è che vincessero quelli di su. Perciò ho continuato a combattere con quell'idea lì. Io ho perso la guerra e ho perso anche la mia città. Nel periodo che ho fatto le missioni, ho sentito da altri che al reparto hanno elogiato il mio comportamento, che anzi mi volevano proporre per la medaglia d'oro, ma poi è venuto la caduta del regno, nessuno, il mio comandante, sia anche prima dell'8 settembre, una volta le prime battaglie, le medaglie venivano assegnate al reparto. Il comandante di compagnia dico, lei ha meritato la medaglia, ma lei è un giovane, dobbiamo darle a quelli anziani. Sì, faccia bene, non mi interessa le medaglie, diciamo. Sopra ci sono quelli che erano contrari, diciamo, ovvero prima erano tutti fascisti e dopo improvvisamente quasi nessuno era stato fascista. Adesso è finita la guerra, hanno rinnegato tutto. Persino un mio soldato è stato ucciso mentre tornavamo da una missione. È andato voleva andare a casa, che lui stava verso Torino in Piemonte, è andato in licenza e aveva anche la divisa in valigia, diciamo. Il suo pullman è stato fermato dai partigiani, hanno capito che era un coso, l'ha fatto fuori lui e sua madre, che era assieme, e l'hanno ammazzato, insomma. Questo è un certo Delfino. Ci hanno dato anche il premio dei 7 anni, no? Per quelli che hanno combattuto un giorno da partigiani, hanno avuto il merito. Io invece la mia pensione cessa come servizio militare, cessa l'8 settembre, così che io i 2 anni fatti ancora da prigioniero non sono valsi per la mia pensione. Ancora oggi io non ho fatto i 40 anni di lavoro, di
lavoro, perché sono arrivato, non so, a 32, 35 anni. Io potevo ottenere una pensione migliore, perché ho una bassa pensione io, ma non mi è stato riconosciuto oltre l'8 settembre nessun periodo, la prigionia. E abbiamo avuto anche al governo tutta gente che è stata anche in Repubblica, che per esempio sono finiti, sono riusciti a ottenere dei posti nello Stato. Ma ogni tanto sembra, c'è un parlume che sembra e dopo pochi giorni c'è qualche controordine, qualche cosa di diverso che non so se fino adesso non abbiamo raggiunto niente. Io anche come fiumano, per dire, noi abbiamo ancora, i miei genitori hanno lasciato lì la casa, insomma, dei contributi ci sono arrivati, ma sono delle miserie, e adesso c'è stata la possibilità di riaprire la pratica perché il governo ha detto che ci darà un'altra integrazione ai contributi. E io ho fatto la mia domanda adesso che scadeva il 2 novembre e speriamo che ci diano qualcosa perché hanno assegnato qualcosa, ma i nipoti io non ne parlo mai con loro perché loro vivono in un ambiente tutto diverso e non sono riuscito a trascinarli, insomma, perché qualche volta vale più un discorso di un estraneo che di un genitore. Arrivederla.